Ciao, ti do il benvenuto su InfenMath. In questo video vediamo come utilizzare al meglio due semplicissime ma potentissime funzioni di Excel, codice e codice.carat. Queste funzioni lavorano con i codici numerici dei caratteri e ci permettono di fare qualcosa di davvero interessante: crittografare e decifrare un testo, proprio come se stessimo creando un piccolo cifrario segreto con Excel. Non serve essere esperti, basta un foglio di calcolo e un po' di curiosità. Sei pronto? Iniziamo! In questo primo esempio voglio mostrarti come vengono codificati i caratteri in un PC. La tabella ASCII, qui a sinistra, è uno standard di codifica dei caratteri utilizzato per rappresentare testi nei computer e nei sistemi di comunicazione digitale. Essa associa ad ogni carattere un numero compreso fra 0 e 127, includendo lettere maiuscole, lettere minuscole, cifre, segni di punteggiatura e caratteri di controllo come invio a capo e tabulazione. Grazie alla sua semplicità, ASCII ha garantito per molti anni la compatibilità tra hardware e software diversi. La tabella ASCII estesa, che qui voglio ricostruire, è un'evoluzione non ufficiale della tabella ASCII standard e utilizza anche i codici da 128 a 255, arrivando così a 256 caratteri totali. Questa estensione include caratteri aggiuntivi come lettere accentate, simboli grafici, caratteri matematici e segni di valute, utili soprattutto per le lingue europee. La funzione Excel, che ci consente di associare ad un numero il suo simbolo corrispondente, è la funzione codice.carat, che prevede come argomento un numero compreso fra 0 e 255. Costruiamo ora nuovamente la tabella utilizzando tale funzione. In cella B2 digito uguale, codice, seleziono la funzione codice.carat e come argomento seleziono la cella A2, contenente il numero che voglio convertire in simbolo. Premo invio e copio la formula verso il basso con un doppio clic. Copio ora l'intervallo selezionato, CTRL-C, e lo incollo in tutti gli intervalli rosa, CTRL-V, CTRL-V e così via, fino ad ottenere tutta la tabella completa dei codici ASCII estesa. A titolo informativo ti faccio notare che non esiste un'unica tabella ASCII estesa. Diversi sistemi assegnano caratteri diversi ai codici che vanno da 128 a 255. Proprio per evitare queste incompatibilità è nato Unicode, che fornisce uno standard unico e universale per la codifica dei caratteri. Infatti, con l'evoluzione dell'informatica e la necessità di rappresentare alfabeti e simboli di tutto il mondo, ASCII è stato affiancato da standard più completi come Unicode, che estende enormemente il numero dei caratteri disponibili e permette di codificare lingue, simboli matematici ed emoji, mantenendo la compatibilità con i caratteri ASCII di base. Come applicazione pratica della funzione codice.carat, ti ricordo che quando andiamo a capo nella stessa cella utilizzando il comando Alt-Invio, viene inserito il codice carattere numero 10. Utilizzando la funzione sostituisci, possiamo inserire come primo argomento il testo, quello contenuto in cella A2, disposto su 2 righe. Come testo precedente, utilizzando la funzione codice carat, ricercare il codice corrispondente all'alt-invio, che è il codice carattere numero 10, e sostituirlo con il nuovo testo, uno spazio racchiuso fra virgolette. Premendo invio e copiando la formula verso il basso, riusciamo ad ottenere la lista dei nomi disposti su un'unica riga. Vediamo ora un'altra interessante funzione di testo di Excel. Quando ci troviamo nella situazione opposta alla precedente, e cioè quando vogliamo ottenere il codice numerico del primo carattere di una stringa di testo, possiamo utilizzare la funzione codice, che converte un carattere nel suo valore numerico Unicode o ASCII, ed è utile per analizzare o confrontare testi a livello di codice, permettendo di lavorare con i caratteri speciali.
In pratica, la funzione codice esegue l'operazione inversa rispetto alla funzione codice.carat ed accetta un unico argomento, il testo di cui vogliamo individuare il codice numerico del primo carattere della stringa. In cella B2 inserisco la funzione codice, seleziono come argomento la cella A2 e premo invio. Copiando la formula verso il basso, riesco a individuare i codici dei simboli che mi interessano, che possono essere lettere maiuscole, lettere minuscole, numeri, simboli di punteggiatura oppure simboli, caratteri speciali oppure iniziali di parole o di testi. Come puoi notare, il codice della E maiuscola è diverso dal codice della E minuscola. Utilizzando le funzioni apprese, costruiamo ora un semplice modello di crittografia che è stato utilizzato in epoca romana da Giulio Cesare. Anche se paragonato ai modelli attuali, come ad esempio SHA-512, questo modello fa sorridere, a suo tempo è stato molto utile e te lo mostro a scopo didattico. Giulio Cesare, dopo aver scritto un messaggio, spostava in avanti di 3 posizioni ogni lettera del messaggio. Ad esempio, la lettera A diventava la lettera D, la lettera B diventava la lettera E. Chi riceveva il messaggio doveva fare l'operazione inversa. Prendeva una lettera e la spostava indietro di 3 posizioni, decifrando così la lettera iniziale. Con le funzioni di Excel appena apprese possiamo ottenere questo risultato in questo modo. Mediante la funzione codice individuiamo il codice numerico della lettera da codificare contenuta in questa cella gialla. Aumentiamo tale codice numerico di 3 e successivamente, mediante la funzione codice.carat, ritrasformiamo in simbolo il codice numerico ottenuto. Premendo invio, riusciamo a codificare ogni lettera. Chi riceve il messaggio effettuerà l'operazione inversa. Inserisce la lettera in questa cella e mediante una formula simile in cui il +3 è stato sostituito con -3, riesce di nuovo a determinare la lettera iniziale. Il problema è che un messaggio contiene molte parole e dunque molte lettere. Ti mostro ora come codificare un semplice messaggio. In cella H5 ho impostato la chiave, cioè il numero di lettere di cui mi voglio spostare in avanti se il numero è positivo, oppure indietro se il numero è negativo. La frase viene codificata lettera per lettera, trascritta in una nuova cella e successivamente decodificata lettera per lettera e trascritta nella cella finale. Ti mostro ora come si procede. Data la frase iniziale, la suddivido in lettere singole mediante questa formula, che è simile a quella che ti ho mostrato in precedenza e nella quale dapprima ho sostituito il 3 col valore contenuto in cella H5, mentre ogni lettera della frase è stata estratta utilizzando la formula stringa.extract. Come primo argomento ho selezionato la cella A2. Come inizio, utilizzando la funzione righe, ho impostato una numerazione progressiva e come lunghezza, cioè numero di caratteri, ho impostato 1, un singolo carattere, cioè una lettera. La funzione righe, in cui il primo riferimento è stato impostato come assoluto e il secondo misto, imposta un inizio variabile. Qui verrà estratta la prima lettera della frase e verrà aumentata di 3 posizioni. Qui la seconda lettera aumentata di 3 posizioni e così via. Copiando la formula verso il basso fino alla fine della frase e cancellando le ultime celle, otteniamo la codifica in verticale, che poi riportiamo in una cella utilizzando la funzione matrice a testo, in cui come primo argomento viene selezionata la matrice azzurra e come secondo argomento viene impostato il valore 0, che può anche essere omesso. Siccome la funzione matrice a testo fornisce queste lettere separate da un punto e virgola e da uno spazio, mediante la funzione sostituisci viene sostituito il punto e virgola seguito da uno spazio con uno spazio vuoto e in questo modo la frase viene riassemblata in orizzontale. A questo punto, in cella E4, ho inserito una formula molto simile a quella presente in cella B4, solo che all'interno della funzione stringa extract ho preso in esame la cella D2, contenente il messaggio codificato, e qui alla fine, nella funzione codice, al posto di sommare il contenuto della cella H5,
l'ho sottratto, spostando così ogni carattere di 3 posizioni verso sinistra nell'alfabeto. Successivamente ho confermato con invio, ho trascinato di nuovo la formula verso il basso e mediante la funzione matrice a testo, nidificata all'interno della funzione sostituisci, ho riscritto il testo presente in questa zona rosa in una forma più leggibile, sostituendo il punto e virgola seguito da uno spazio con uno spazio vuoto, esattamente come in precedenza. Questa codifica è un'evoluzione del codice Cesare, poiché ci consente di spostare ogni lettera di quante posizioni vogliamo. Se per caso sei interessato ad esempi di codifica un po' più efficienti utilizzando le macro, scrivimelo qui sotto nei commenti e non appena avrò un po' di tempo ti preparerò un video. Per oggi è tutto. Io ti ringrazio per aver seguito il video fino alla fine, ti invito a lasciare un like se ti è piaciuto, a commentare e a condividerlo con gli amici e naturalmente a farmi domande se qualcosa non ti è chiaro. Se non l'hai già fatto, ti invito a considerare l'opportunità di iscriverti al canale in modo da rimanere sempre aggiornato sulle mie nuove pubblicazioni. Ti aspetto nel prossimo video. Ciao!